Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. L'Imam Ro 43 fu un idroricognitore a galleggiante centrale biplano imbarcato nelle unità maggiori della Regia Marina negli anni 30 e nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Prima di descrivere l'apparecchio è doveroso spiegare l'origine del suo nome. IMAM, acronimo di Industrie Meccaniche Aeronautiche Meridionali, fu un'azienda aeronautica con sede a Napoli, che produsse aeroplani dagli anni 20 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'azienda inizialmente faceva parte della società anonima Officine Ferroviarie Meridionali, di proprietà dell'ingegnere Nicola Romeo, lo stesso Romeo che nel 1915 subentrò al gruppo di imprenditori lombardi che fondarono l'anonima lombarda Fabbrica Automobili, meglio conosciuta come Alfa, a cui Nicola Romeo aggiunse il proprio cognome, dando vita all'Alfa Romeo. Fin dagli anni 20 la Regia Marina valutò l'opportunità di dotare alcune delle sue unità navali di velivoli di supporto. Per ovviare alle difficoltà di utilizzo in presenza di mare grosso, vennero installate delle strutture di lancio, vere e proprie catapulte tipo Magaldi, le quali lanciavano il velivolo portandolo ad una velocità sufficiente per consentirne il decollo. Così, agli inizi degli anni 30, la Regia Aeronautica emise una specifica per la fornitura di un nuovo velivolo, che avrebbe dovuto equipaggiare le squadriglie a supporto della Regia Marina. L'apparecchio avrebbe dovuto avere una velocità di almeno 240 km/h e un'autonomia di 600 km. Al bando di concorso parteciparono numerose aziende aeronautiche italiane. Il progetto della IMAM venne affidato all'ingegnere Giovanni Galasso e fu sviluppato di pari passo con la versione terrestre dell'apparecchio Ro 37 bis. Si trattava di un ricognitore che avrebbe dovuto equipaggiare le squadriglie da osservazione aerea a supporto del Regio Esercito. La versione idro dell'apparecchio mantenne inalterata la struttura principale, tranne che per alcuni particolari che ne consentivano l'impiego e l'angaraggio sulle unità navali. Il prototipo, che assunse la designazione Ro 43 con matricola militare 244, venne portato in volo per la prima volta il 19 novembre del 1934 dall'idroscalo di Napoli ai comandi del collaudatore Nicolò Lana e, grazie alla sua struttura più leggera di quella dei concorrenti, risultò vincitore del concorso, raggiungendo prestazioni ben al di sopra delle specifiche richieste. Così la IMAM ottenne un contratto per la fornitura del velivolo, che sarebbe diventato dotazione standard per tutte le maggiori unità della flotta. Dal prototipo alla produzione in serie vennero apportate alcune modifiche, tra le quali l'adozione di un propulsore più potente e una diversa configurazione dei piani di coda. La produzione iniziò nel 1935, anno in cui iniziò anche la consegna ai reparti operativi. L'Imam Ro 43 era un velivolo catapultabile a scafo centrale. La fusoliera era realizzata in tubi di acciaio al cromo molibdeno saldati all'autogeno, a sezione rettangolare con pareti a traliccio. I longheroni inferiori portavano gli attacchi per i galleggianti. I pianetti superiori si innestavano nella fusoliera nel suo piano di simmetria, formando un diedro positivo che offriva al pilota un'ampia visibilità. Quelli inferiori invece si innestavano con un diedro verticale negativo. Ai pianetti si incernieravano le semiali. Dell'ossatura della fusoliera facevano parte anche i tubi costituenti i longheroni dei pianetti centrali superiori ed inferiori della cellula e i relativi montanti. Le pareti laterali erano costituite da travi a maglie triangolari interamente in tubi. Il castello motore, in tubi di acciaio al cromo molibdeno, era fissato alla fusoliera mediante 6 bulloni in corrispondenza degli appositi attacchi realizzati nella struttura.
Gli abitacoli dell'equipaggio erano del tipo aperto con il posto del pilota disposto anteriormente. Quest'ultimo era munito di parabrezza e poteva essere protetto da due pannelli laterali trasparenti scorrevoli tra il parabrezza ed un tettuccio posteriore fisso, trasparente. Questi pannelli erano regolabili indipendentemente in altezza, in modo che con ciascuno di essi era possibile creare un riparo oppure con entrambi chiudere completamente il posto del pilota. Il seggiolino era regolabile in altezza. Sulla fiancata della fusoliera, in corrispondenza del posto dell'osservatore, erano ricavati dei finestrini con una parte scorrevole munita di deflettore. Il rivestimento della fusoliera era, sul dorso fino all'attacco delle semiali superiori e sul fondo, in duro alluminio. Le fiancate, alla cui forma contribuiva uno scheletro di listelli di abete, erano rivestite in tela. Gli impennaggi erano metallici ed erano montati a sbalzo e irrigiditi da due tiranti in filo d'acciaio ad alta resistenza che collegavano il longherone del piano fisso all'estremità superiore del pennone della deriva. Inferiormente erano presenti due montanti di irrigidimento in tubo ovale di acciaio al cromo molibdeno. Erano compensati aerodinamicamente, mentre il piano fisso di coda orizzontale era regolabile. La configurazione alare era simile a quella adottata dal RO 41 con formula biplana. Le semiali erano ripiegabili e presentavano una pianta rettangolare rastremata alle estremità. La struttura era di tipo bilongherone. Questi erano collegati da puntoni e da crociere in fili di acciaio ad alta resistenza. Le semiali erano incernierate ai pianetti posteriormente, mediante snodi cardanici che costituivano, sui due lati, gli assi di rotazione per il ripiegamento delle semiali. Le centine erano in legno a struttura reticolare con anima in compensato di betulla. Il rivestimento era in tela verniciata, mentre il bordo d'attacco era in compensato. La capacità di flottaggio e di ammaraggio era assicurata da un galleggiante centrale collegato alla fusoliera da una travatura in tubi di acciaio e crociere e da due galleggianti laterali posti a sbalzo sull'ala inferiore. Il galleggiante centrale era costruito in legno, rivestito in compensato di betulla e adeguatamente impermeabilizzato. Era suddiviso in 5 compartimenti stagni, ciascuno munito di portello di ispezione posto superiormente. Analoga struttura venne adottata per i galleggianti laterali. Il propulsore era un Piaggio P10R. Si trattava di un radiale a 9 cilindri raffreddato ad aria, munito di riduttore e compressore, con potenza di circa 700 cavalli a 2350 giri al minuto, ad una quota di 1000 metri. L'elica era una tripala metallica con passo regolabile a terra e diametro di 3,10 metri. Il motore era racchiuso da una cappottatura ad anello tipo Magni in lamiera di alluminio. Il sistema di avviamento era pneumatico ad aria compressa, fornita da un compressore tipo Garelli LD, che azionava anche il generatore dell'impianto ricetrasmittente in caso di ammaraggio forzato. L'impianto radio era costituito da un ricevitore AR5, un trasmettitore RA200i ed un dipolo per le onde corte disposto tra l'ala inferiore e la fusoliera. L'apparato fotografico era costituito da una macchina fotografica OMI tipo APR3, formato 13x18 a lastre e pellicole. Un generatore eolico RA200i assicurava l'alimentazione degli apparati. Il carburante era suddiviso in 3 serbatoi autostagnanti, della capacità di 696 litri. I 2 serbatoi principali si trovavano nella fusoliera e nel galleggiante principale, mentre il terzo era sotto i pianetti centrali e alimentava il motore per gravità. L'armamento consisteva in una coppia di mitragliatrici Breda Safat calibro 7,7 mm. Un'arma era fissa in caccia e posizionata sulla parte anteriore della fusoliera, davanti al pilota e sparante attraverso il disco dell'elica. L'altra arma era brandeggiabile, era situata nell'abitacolo posteriore, era montata in posizione dorsale sul supporto ad anello tipo Breda a comando idraulico. Nella prima serie l'arma posteriore era costituita da una Lewis a caricatore su torretta Romeo, spesso sostituita nei reparti da una Breda Safat,
mentre nella seconda serie fu definitivamente adottata l'arma italiana. La dotazione normale di munizioni era di 500 colpi per arma. Era prevista anche l'installazione di una seconda arma anteriore del calibro di 7,7, sempre sincronizzata per sparare attraverso l'elica. Il Rock 43 aveva un'apertura alare di 11,57 metri, una lunghezza di 9,71, un'altezza di 3,51. La superficie alare totale era di 33,36 metri quadrati, il peso a vuoto era di 1760 kg, quello massimo al decollo era di 2400. La velocità massima era di 315 km/h, la tangenza era di 7200 metri, l'autonomia era di 1092 km. L'equipaggio era composto da 2 persone, un pilota della Regia Aeronautica e un ufficiale osservatore appartenente alla Regia Marina. Nel periodo interbellico i Rock 43 cominciarono ad essere consegnati alle unità navali, equipaggiandole normalmente in gruppi di 2 esemplari. Le condizioni operative fecero emergere però che le buone prestazioni erano conseguenti ad una certa fragilità strutturale, specialmente nelle operazioni necessarie a issare a bordo gli apparecchi dopo una missione. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, a causa della mancanza di un velivolo specializzato, il Rock 43 ricoprì anche il ruolo di caccia imbarcato, risultando tuttavia inferiore agli avversari per la dotazione di sole 2 mitragliatrici. Le già note deficienze strutturali, aggravatesi a causa dell'intenso uso, costrinsero alla riprogettazione di una versione migliorata, ma che restava relegata al ruolo di ricognitore e di osservazione di supporto all'artiglieria navale. Rimanevano anche i problemi legati all'operazione dei reimbarco, che dovevano essere eseguite tramite l'imbracatura del velivolo, il quale veniva issato sul ponte con una gru, a nave ferma e compatibilmente alle condizioni meteorologiche. Questo aumentava la vulnerabilità dell'unità navale, tanto che si preferì che gli apparecchi rientrassero in un idroscalo costiero per effettuare il reimbarco nelle più sicure acque portuali, a scapito della possibilità di effettuare più missioni aeree. Questi problemi, determinanti nella battaglia di Capo Matapan, indussero alla conversione del cacciaterrestre Reggiane RV-2000, che con la sua versione catapultabile garantiva una maggiore competitività con i caccia alleati. Tuttavia gli esigui numeri del Reggiane non furono sufficienti a soppiantare i Rock 43, che continuarono ad essere utilizzati fino ad esaurimento della loro vita operativa. Nel 1943 se ne contavano ancora 48 in servizio e alla firma dell'armistizio dell'8 settembre erano operativi ancora 39 esemplari, di cui 19 imbarcati e 20 presso le squadriglie delle forze navali. Dopo l'armistizio, 8 Rock 43 lasciarono La Spezia il 9 settembre e si portarono in Sardegna, alla Maddalena. Durante l'attacco tedesco per occupare questo arsenale militare, 2 aerei furono abbattuti nel tentativo di abbandonarlo, mentre gli altri giunsero alle Baleari e furono internati nelle forze aeree spagnole. Alla fine della guerra questi velivoli furono acquisiti dalla Spagna con la designazione HR-7 e vennero impiegati fino al 1951. La produzione dell'Imam Rock 43 si protrasse fino al 1941 e in totale vennero realizzati oltre 200 esemplari. L'unico esemplare di Rock 43 attualmente esistente è conservato al Museo Storico dell'Aeronautica Militare. Si tratta dell'esemplare matricola militare 27050, costruito nel 1 settembre del 1937. Dopo un lungo impiego su incrociatori della Regia Marina, l'esemplare concluse la sua carriera operativa presso la Scuola Osservazione Marittima di Orbetello, di cui porta ancora i codici ORB 23. Recuperato nel 1972, dopo un lungo restauro, è stato consegnato al museo il 17 novembre 2011.